Ho scattato una sola foto. Queste thumbnail le ho create tutte con la stessa immagine, espressioni diverse ogni volta. Non ho rifatto le foto. Ora ti spiego come si fa. Perché è importante l'espressione sulla thumbnail? La prima cosa che cerca l'occhio è il volto umano, prima del testo, dei colori e di qualsiasi altro elemento. Tra gli elementi del volto, l'espressione è quella che comunica di più, in meno di un secondo. Una faccia neutra non ferma nessuno, mentre una faccia che comunica sorpresa, preoccupazione, soddisfazione crea una domanda nella testa di chi scorre le thumbnail. Quella domanda genera il click. Per avere espressioni sempre diverse, dovresti rifare la foto ogni volta. Una nuova sessione fotografica, un nuovo ritaglio dello sfondo, ma esiste un modo più veloce. Il problema pratico. Se usi il tuo volto nelle thumbnail, forse usi sempre le stesse foto, magari le hai scattate una volta, le hai ritagliate e le riutilizzi. In questo modo le tue thumbnail si somigliano tutte, hanno sempre la stessa espressione, la stessa posa e lo stesso sguardo. Non è un problema estetico, ma di rendimento. Lo spettatore abituale smette di notarle e il nuovo spettatore non trova differenze tra cui scegliere. Non c'è bisogno di rifare le foto ogni settimana. Puoi partire da una foto e generare espressioni diverse con l'intelligenza artificiale. Cosa fa GPT Image 2? GPT Image 2 non è un generatore di immagini come gli altri. La maggior parte degli strumenti genera volti nuovi, credibili, ma diversi dal tuo volto. GPT Image 2 invece prende una tua foto autentica come riferimento e la modifica mantenendo l'identità del soggetto. Lo stesso volto, la stessa persona, con espressioni diverse. Non ottieni un risultato sempre perfetto al primo tentativo, ma con il prompt giusto, in pochi minuti si arriva a un'immagine pronta, senza fare fotografie nuove. Una pausa veloce. Ho scritto una guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail, perché alcune fanno cliccare e altre sembrano invisibili. La ricevi subito dopo l'iscrizione alla newsletter, il link è in descrizione. Come si prepara il prompt con Claude? Il prompt giusto fa la differenza tra un risultato di qualità e una foto finta. Se scrivi semplicemente "cambia la mia espressione in sorpresa", il risultato sarà generico. Devi essere preciso, descrivere la posizione degli occhi, della bocca, delle sopracciglia, l'intensità dell'emozione. Io uso Claude per costruire il prompt in modo veloce. Gli descrivo il risultato che voglio ottenere e lui mi scrive un prompt dettagliato da incollare in GPT Image 2. Così non devo provare per ore, il prompt è già ottimo al primo tentativo. Per esempio, un prompt che funziona bene può essere questo. Modifica l'espressione del soggetto in questa foto mantenendo l'identità, illuminazione e sfondo. L'espressione deve mostrare sorpresa genuina, occhi spalancati, sopracciglia alzate, bocca leggermente aperta. Mantieni la stessa qualità fotografica dell'originale. Il flusso completo dalla foto alla thumbnail in Canva. Quando hai l'immagine generata, il lavoro non è ancora finito. Il passaggio finale è in Canva. Importi l'immagine, la posizione nella struttura della thumbnail, aggiungi il testo e gli elementi grafici che già usi per il tuo stile. Ma prima di importare in Canva, controlla che l'immagine generata sia coerente con il resto della thumbnail. L'illuminazione, la direzione della luce, i colori. Se qualcosa non è corretto, modifica il prompt e rigenera. Esporta sempre in PNG ad alta risoluzione, minimo 1280x720 pixel. Il flusso completo, dalla foto originale alla thumbnail pronta, richiede circa 15-20 minuti. Dopo aver fatto pratica ci metterai meno tempo. Questo metodo non va usato su ogni video. Quando hai un video importante, un argomento che potrebbe avere un buon rendimento, vale la pena investire 20 minuti per avere una thumbnail con l'espressione perfetta. Per ricevere subito la guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail, iscriviti alla newsletter, il link è in descrizione. E se vuoi vedere come ho usato questo metodo per monetizzare un canale in 60 giorni, guarda questo video.